Lo so ragazzi, il titolo è uno di quelli Bomba. molto pesanti, però dobbiamo andarci con i piedi di piombo. Abbiate un attimino di calma, arriviamo a spiegarvi tutto. Ma partiamo dal pre. Quest'anno, 2023, Supermoto GP, KTM 2023, abbiamo fatto un progetto incredibile con una moto che alla fine della moto originale rimaneva ben poco, ma ogni anno, anzi dentro l'anno, perché siamo ancora dentro l'anno, bisogna sempre alzare l'asticella. E cosa fare? Noi ti ho chiamato un po' di tempo fa e cosa ti ho detto? Mi ha chiamato un giorno Luca e mi fa: Sono stufo di questi motard elettrici che hanno 80 cavalli, che questo, che vanno forte, eccetera, eccetera. come possiamo Combattere questa ondata che ci sta un po' schiacciando e stiamo vedendo dappertutto, perché sì, fanno vedere questi sparetti 20 km, 25 km a cannella e poi si ferma lì la situazione. Ebbene, Quindi gli ho risposto semplicemente: al telefono ci vuole il turbo. ma ripeto, dobbiamo arrivarci con calma. Per adesso, al momento, iniziamo a spacchettare la nuova moto di quest'anno con cui vedrete un progetto folle. Signor Teo, scavicchi ma non apra. Ebbene sì, KTM 2024 SMR 450. Siamo rimasti dove siamo stati bene, Bravo. o no? Sì, però della moto di serie, cioè, insomma. Assolutamente niente. Infatti, come vedete al momento è la moto di serie fatta e finita. E questa è la nostra base di partenza. Abbiamo venduto la 23. Esattamente, abbiamo venduto quella dell'anno scorso, quindi 24. Schifoso. Abbiamo venduto la 2023. Assolutamente, che dalla moto di serie non era rimasto praticamente nulla. E per il nuovo progetto, lo so che volete sapere del turbo, ma aspettate, dobbiamo andarci per gradi. Partiremo facendogli vedere come diventerà già questa moto con le sovrastrutture, per così dire, la componentistica. Un po' l'hanno visto, perché comunque partiremo dalla base dell'anno scorso. E che base? La base dell'anno scorso migliorata quest'anno con le cose che tra pochissimo vi facciamo vedere. Anzi, aspettate un attimo. Sbam, signori! Tutto questo ben di Dio che state guardando qua non è tutto, perché ovviamente manca la preparazione del motore, tutto il progetto e lo studio del progetto del turbo, che anche lì ci arriveremo. Ma Teo, iniziamo a parlare un attimino di prezzi, di price. Allora, come tutti gli anni, tutto il catalogo CMT, che saremo sui 2500 euro. Bellissimo, tutto dal reparto carbonio. Un forcellone totalmente ricavato al pieno. Ah, bellissimo. Guardatelo quanto è bello. Ovviamente le nostre piastre Supermoto che ci hanno accompagnato anche l'anno scorso le replichiamo. E quindi forcellone più pastre Supermoto, Siamo sulle 3000 euro. tutte e due. Cioè, Bellissimo. Continuiamo. poi abbiamo uno scarico, però non ho messo i terminali perché, come ben sai, c'è il turbo e quindi bisognerà un po' tagliuzzare di qua, un po' tagliuzzare di là E adattare. e adattare, e quindi sarà una sorpresa il terminale. Ok. Poi abbiamo una coppia di cerchi Faba SM Strong, indicativamente circa 1000 euro. Non può essere altrimenti. Non può essere insomma. altrimenti, Ok. per il mondo della supermoto. Poi abbiamo il nostro telaio, terza generazione, perché abbiamo fatto un bel po' di step e non è quello dell'anno scorso, abbiamo fatto degli steppettini. Un altro steppettino, bellissimo. Bravo. E siamo sui 4000 euro. Bellissimo, perfetto. Per completare la ciclistica chiudiamo con il leveraggio WM Racing, che è regolabile in diverse posizioni. Sai che l'abbiamo alzata, abbiamo fatto un bel po' di Mi prove. ricordo le bestemmie lì, giù così, Giù, su alta, così. sì. E dopo Bellissimo, abbiamo trovato ok. la quadra, dai. Assolutamente. Andrei, se permetti, a ragionare sul fatto che la moto andrà molto più forte rispetto a una standard, con un motore 450 standard, essendo turbo. Quindi, Bisogna frenarla. esattamente. Ma secondo te non ci ho pensato? Certo che ci hai pensato. E Avevamo il top della pinza l'anno scorso, ma abbiamo fatto anche io uno steppettino. ne abbiamo aggiunto la sorellina. Abbiamo Un'altra. Abbiamo aggiunto una sorellina. Di fianco. Ok, ma prendi il mozzo, guarda quanto bello è. Mi sa già di rigidità. Il mozzo, Luca. Ho sbagliato. Ero già lanciato Che figura di merda. Non poteva non essere Faba. Assolutamente no. Sì. E andremo a mettergli due dischi, due pinze, però anche delle pinze, guarda.
Oltre a mettere 2 pinze, abbiamo una pinzettina nuova, ok? Se non sbaglio, Sì. ho sentito prima dirlo e già c'avevo l'acquolina. Parlavamo e sentivo parlare di pistoni in titanio. Bravo. Abbiamo aggiunto i pistoni in titanio con delle fessure per farli anche raffreddare i pistoni, così da avere il massimo feeling anche dopo un'ora di gara. E che dire? Andiamo più forte. Freniamo molto forte. Sì. C'è qualcosa che ci deve sostenere lì davanti. Forcella non poteva non essere Hollins. Cartuccina leggera, ma cosa c'è in fondo là? E qua c'è la novità 2024. Abbiamo fatto una coppia di Senti come zigrina. Abbiamo fatto una coppia di piedini nuovi, disponibili stavolta per tutte le forcelle, montano dappertutto questi piedini qua, e il bello che li puoi montare con qualsiasi pinza, perché c'ha l'attacco sia da 100 mm, da 108 mm e c'hanno anche lo sgancio rapido della ruota anteriore, come le vere moto da corsa. Non so Però cosa questo dire. ve lo faccio vedere prossimamente. Sì, però tu stavi andando avanti e non ci hai detto quanto costa tutto questo ben di Dio. Tutto quello che abbiamo parlato, secondo me siamo a altri 5-6 mila euro buoni. Perfetto. Tanto, come al solito, li butta dentro lui, siamo tutti felici e contenti, ma per la velocità, questo ed altro. Voi vi chiederete perché appunto stiamo qui a mettere tutto questo ben di Dio, perché non vogliamo fare queste benedette moto turbo che vanno bene solo sul dritto come fanno tutti, ma Una moto super competitiva anche nelle curve. è bene. E difatti proprio su questo discorso fateci sapere secondo voi che turbo andremo a mettere, perché noi parliamo di turbo perché è una chiocciola con dentro una girante, ma abbiamo compressore volumetrico, turbo, compressore centrifugo, quindi fateci sapere la vostra. Però una checchettina possiamo già dirgliela: quanti cavalli sono stimati? Con 1,3 di pressione, 1,5, quindi vi ho già detto un'altra chicca, siamo stimati a 85-95 cavalli alla ruota. Io vi dico solo, io spero che tenga tutto, perché Se non esplodo io. se no va a fuoco. Va a fuoco tutto. E per concludere, ragazzi, questa è la bomba vera. Nel prossimo video ovviamente spiegheremo molto meglio tutto il discorso del progetto e vedrete la moto allestita e finita. Ma se voi verrete all'EICMA potrete vederla direttamente lì prima che esca il video, ovviamente. Quanto è meglio vederla dal vero invece che guardarla a video. Quindi ci vediamo lì allo stand Accossato all'EICMA. Ovviamente ci sarò anch'io sabato ore 10:30 dove faremo lanci, musica, casino, cimeli, quindi spero che non succeda un casino come l'anno scorso che vi siete ammazzati per il casco. Insomma, ci vediamo lì. Che dire ancora? Niente, come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.